Ragazzacci, buona giornata e facciamo una sbarbatina anche se non ho molta barba, un po' meno di 2 giorni, manca qualche ora a 2 giorni. Allora, oggi approfitto di far fuori due tortore con un solo sparo. Provo l'ultimo sapone che mi è rimasto di A&B da provare, Black Woody. Questa è la formula dell'anno scorso, profumazione buonissima, veramente mi è piaciuta tantissimo perché mi piacciono molto i legnosi e questo sembra di entrare in un bosco d'estate, questi boschi fitti, un po' umidi, con muschio, buonissimo, veramente si sente il legno bello presente. E approfitto perché avevo sbagliato a fare la comparativa, non mi avevano chiesto sintesi con Lupo 58, se no era stiletto in alluminio con Lupo 58. Allora approfittiamo e facciamo questa comparativa. Oggi usiamo le ultime due lamette Asco, però prima di montare le lamette voglio mettere un pochino a sciogliere il sapone in ciotola. Andiamo come sempre, è la prima volta che lo provo, il sapone, la mia dose di sapone. Qualche goccetta di acqua. Faccio il lattino, penso mettere anche altre 2 gocce di acqua. Mamma, che profumazione di legno che sta venendo fuori, ottimo, veramente. Allora, sapone che sta nei diti, approfittiamo e lo mettiamo in faccia e approfittiamo per montare velocemente le lamette sui rasoi. Allora, cominciamo con Lupo 58, queste Asco sono lamette della Lord, però vanno veramente bene, queste sono state senza rivestimento. Allora, Lupo pronto e facciamo la stessa cosa. Queste non hanno né colla né carta interna, con lo stiletto in alluminio. Questa è la versione più delicata, poi c'è la piastra nera che non ho, che è la versione più efficace. Allora, vedete, c'è una bella differenza, nemmeno tanto, esce un pochino di più la lama su. Fatemi accendere qui la camera per essere sicuro che stia infocando. C'è un pochino più di, esce un po' di più la lametta da stiletto in alluminio. Guardiamo se oggi riescano a fare casino con i nomi. E l'esposizione è difficile da vedere, ma mi sembra che siamo lì all'incirca. Va bene, allora montiamo il sapone. Pennellino di oggi, maialozzo. Ho voluto riprendere un maialozzo perché, come con il sapone dell'altra volta, mi aveva reso un po' meno. Vediamo se usando il maiale, ho usato il pennello di Abate la Mantia, vediamo usando questo maialozzo del Semoj che ha il ciuffo un pochino più piccolo, se mi succede lo stesso con il sapone. Allora, io direi che in ciotola ci siamo. in bagno.
pochino la faccia, attacco il microfono al cellulare, che me ne sono dimenticato, meno male l'ho visto, e incominciamo a spennellare. Anzi, se vi piacciono le profumazioni di pino, di legno, questo è il vostro. Fatemi riaccendere, ecco. Direi che andiamo benissimo per ora. Non è che ha bisogno di essere appena un pochino più idratato. Però direi ottimo. Ottimo. Ok, allora facciamo lo stesso, cominciamo con stiletto alluminio. Allora, rasoio che rade molto bene. E con barbe un po' dure, in prima passata si sente leggermente la lametta un pochino vibrare, perché esce molto fuori dal capo. Questa è la sensazione che mi dà. Però è solo in prima passata, normalmente. Comunque ora vediamo. Infatti sentite che canta molto il rasoio. Comunque io direi che prima passata ottimo. Andiamo col lupo, che ormai conosciamo bene. Sento la lametta più stabile nel lupo. Su di me è più piacevole. Certo, anche il peso del rasoio sicuramente influisce. Giusto sarebbe stato provare il lupo di alluminio con lo stiletto in alluminio, però non ce l'ho il lupo in alluminio, sicché non posso fare questa comparazione. Poi vi ripeto ragazzi, sono le mie sensazioni, magari su un'altra persona sono completamente diversi. Allora, vediamo un pochino il risultato in prima passata. Allora, direi stiletto vince come profondità di taglio 10-0. È impressionante, con stiletto sono qua, mi sento già liscio, sentite, mentre con il lupo
e mi sento parecchia barba ancora, ma tanta, è impressionante la differenza veramente. Però sensazione di taglio vince l'UFO ora. Allora andiamo sugli altri passaggi. Pronti? Allora, stiletto a destra, traverso. Ecco la sensazione della lametta che vibrava, già ora la sento molto meno. Molto più piacevole in traverso per me. Anche in contrapelo benissimo. Ok, andiamo mettiamoli nelle stesse condizioni con l'UFO 58. Ottima la sensazione di taglio. In contrapelo sotto la gola non lo so perché sto facendo un po' più di fatica il LUFO rispetto a Stiletto, che invece ha tagliato la barba in maniera fantastica. Ok, allora vediamo il risultato. Ormai si sono avvicinati molto con il traverso, li sento quasi uguale. Addirittura ora sento un pochino meglio al lupo, anche se vedete che mi ha fatto dei red point, non è stato piacevole, non lo so come mai, in traverso il lupo. Non è stato molto piacevole, infatti vedete qui è venuto fuori anche un red point, sentivo che faticava a tagliarmi la barba nel traverso e contropelo sotto la gola. Vediamo
come va ora a finire la sbarbata con ritocchi e contrappelo sulle guance. Allora vedete che con un ciuffo un po' più piccolo oggi sì ho sapone sufficiente per il terzo passaggio, anche se vedo che con la setola di maiale un pochino soffre il sapone come rendimento, magari ne andrebbe messo un grammo in più. Comunque oggi con questa tipologia di pennello che ha il ciuffo più piccolo rispetto a Abate e Lamantia, sicuramente ho sapone sufficiente per la terza passata. Vedete? Però con il tasso che non era tanto denso che ho usato e il sintetico sì mi ha reso di più il sapone. Allora facciamo, qui mi sono fatto un bel red point, facciamo zona bassa. Ecco, zona bassa non è tanto piacevole stiletto, perché con la lametta così a sbalzo, come qui il pelo è tremendo, non è molto piacevole, onestamente. Non è molto piacevole. Allora, ritocchino in questa zona difficilissima per me. Lavoro eccezionale ha fatto, eccezionale. E facciamo un po' di contropelo zona guancia. Ok, andiamo con lupo, un pochino meglio qua in zona bassa, un pochino tanto meglio. Ora andiamo in zona branchie a migliorarla. Usa tantissimo il peso del rasoio, il contrappelo. Anche qui a 3 red point. Allora, vediamo un po', mi sciacquo un attimino.
Allora ragazzi, qui sulle guance veramente la differenza non la sento praticamente lo stesso risultato, uguale sulla pazza, zona baffi. Dove si sente una differenza è qua in questa zona difficile, dove stiletto mezzo punto vince rispetto al lupo. E una grande differenza è che, vedete, con lupo mi sono fatto 3 red point, mentre da questa parte di qua non mi sono fatto nessun red point, nonostante sentivo la lametta un pochino più vibrare, perché esce un pochino di più in fuori dal cap rispetto a quella del lupo. Non so se la camera riesce a far vedere la differenza, però in stiletto esce un pochino di più, sentivo un pochino più vibrare, però nonostante questo non è stata causa di red point, anzi, e qui due piccolissimi che si sono già chiusi, mentre questo è stato veramente un bel red point, è stato veramente un bel red point. Però onestamente, cioè, come risultato finale siamo lì, leggermente meglio stiletto sotto il collo. Come sensazione di taglio però mi piace un pochino più il lupo, sicché ragazzi alla fine è un pareggio, è un pareggio. Sento la faccia con stiletto da questa parte di qua meno stressata, cosa che mi era successo anche con sintesi. La faccia fatta con sintesi la sentivo meno stressata. Con lupo sto avendo la stessa sensazione che dell'altra comparativa, sto sentendo questa parte, questa mezza faccia di qua un pochino più stressata. Allora andiamo, comunque ragazzi la so, ottimi tutti e due, veramente. Andiamo di after. Un brochure sento quasi uguale, forse appena un pochino più di qua, ma diciamo che è quasi uguale, dai. Sono molto simili ragazzi, i due rassoi veramente. Allora, after fantastico, mi è piaciuto tantissimo l'after. Più delicata forse la profumazione rispetto al sapone appena. C'è una nota che va oltre la legnosa, però non la so descrivere. Ottimo. Mamma, guardate che pelle, ragazzi. Bellissima. Non c'è bisogno di mettersi creme, niente. Proprio la sento nutrita, gommosa. Prodotti fantastici. Allora, piccolo riassunto. Fatemi lavare velocemente il pennello. Vedete che è rimasto un pochino di sapone non sciolto in ciotola, magari dovevo lavorarlo un pochino di più. Allora, cominciamo dai rassoi. Stiletto alluminio Lupo 58, ottimi rassoi tutti e due. Certo, c'è una differenza di peso notevole, stiletto veramente leggero, il Lupo, anche se questo è il manico credo che è più leggero che ho della Razorok, insomma sempre ha un peso quasi il doppio, forse anche più del doppio di stiletto. Sensazione di taglio, sento più stabile la lama nel Lupo, però probabilmente ha più esposizione, ragione per cui mi sono, avete visto, magari pigiando un pochino troppo, e non è facile farsi la barba perché parti con questo leggero, passi a questo che è pesante, magari parlando sto con la memoria di questo leggero e pigio un po' di più con questo. Insomma, fine della favola, non lo so, errore mio, quello che sia successo, avete visto che con Lupo mi sono fatto come 3 red point, mentre con stiletto no. Sì, è vero che la sensazione di taglio di questo mi piace di più, però come risultato finale direi che questo vince ai punti, è stato un pochino più profondo, specialmente in prima passata
È stata incredibile la differenza di risultato, magari sarebbe da riprovare, è stata una casualità, però ho sentito veramente in prima passata, questo rasoio è profondissimo, cioè che già con la prima passata qui diciamo che era a posto, qua invece ci avevo ancora da lavorare parecchio, però poi col traverso e contropelo, vabbè, si sono praticamente pareggiate le cose, leggermente meglio stiletto sulla zona difficile mia del collo rispetto al lupo. Molto strano perché credo che questo ha più esposizione, in teoria dovrebbe aver fatto un miglior lavoro, però non lo so come mai. Comunque ragazzi siamo lì, diciamo che sono due rasoi che si assomigliano moltissimo, come il risultato finale, come sensazione di taglio no, sono completamente due cose diverse. Diamo una conclusione anche ai saponi di AB, dopo averli provati tutti praticamente, Cosmetics, che credo che mi falta uno che è stato fatto per un negozio italiano, quello non ce l'ho, va bene. Comunque, ragazzi, sono prodotti veramente, veramente validi, veramente ottimi. E difficoltà nel montaggio, onestamente, non ne ho avute con nessuno dei quattro, né la Formula 2002 né con la Formula 2023. E onestamente ho visto anche poca differenza fra le due formule io, non è che ho visto un cambio radicale nel montaggio, mi sembrano che all'incirca si assomigliano, magari dovrei provare a montarli insieme allo stesso momento per vedere la differenza, però a distanza di 2-3 giorni veramente non ho notato molte differenze. Profumazioni ottime, non sono profumazioni sparatissime, quella più forte forse è questa e talco di quelli che ho sentito. Quella che più mi è piaciuto a me personalmente è Mente e Fiori e dopo questa, sono le due mie favorite. Buone anche le altre sicuramente, però queste due sono quelle che mi sono piaciute di più. Questo è un legnoso, si sente le conifere proprio, buonissimo, mi piace tantissimo a me i saponi con queste profumazioni, poi va a gusto ragazzi. E Mente e Fiori è uno spettacolo, mia moglie c'ha il profumo, mamma mia, spettacolare veramente. E che altro? Va bene, le lamette queste qui Asco Lord ragazzi vanno veramente bene, lamette sicuramente suggerite, qua poi negli Stati Uniti non costano niente, 100 lamette di queste $5,50 mi sembra, sono veramente ottime lamette, tagliano benissimo. Dei rasoi abbiamo parlato e un ultimo aspetto del sapone, avete visto che quando l'ho usato con il maiale ho avuto un pochino di problemi di rendimento. Oggi non tanto, diciamo che sono arrivato col sapone giusto in terza passata. L'altra volta usando il pennello in maiale col ciuffo molto più grande, avete visto che è arrivato in terza passata usando all'incirca sempre la stessa quantità di sapone, praticamente mi mancava sapone. Che l'unico dettaglio di questi saponi è che magari ne dovete usare un pochino in più rispetto a quello che si usa normalmente magari con tallawate americani, anche se fra tallawate e tallawate americano ci sono saponi che rendono meno. L'unica cosa che se lo usate magari con un maiale ho visto che ce n'è bisogno di un pochino più di quantità. Comunque ragazzi sono veramente prodotti ottimi, guardate, sono ormai come 3 settimane che li uso, diciamo non solo questi prodotti, a volte nelle sbarbate personali ho usato anche altri prodotti, ma se faccio 5 sbarbate 4 all'incirca sono con questi prodotti e ragazzi la pelle è fantastica, li sto dando, li sto lasciando questi a mio figlio che ha l'acne, ha problemi di pelle da morire, voglio vedere come gli va a lui, gli sto facendo usare solo questi prodotti, veramente veramente ottimi, ragazzi, c'è una pelle fantastica, cioè proprio elastica, sento la pelle come se non mi fossi fatto la barba, ottimo prodotto veramente. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, se volete qualche comparativa scrivetemi così mi date qualche idea per fare video, ho un sacco di campioncini, una 60-70 campioncini che mi sono arrivati da provare, non proverò mai, piano piano vabbè comunque qualcosa proveremo. E niente, ci vediamo alla prossima, scrivetemi i vostri commenti se avete provato i saponi, fatemi sapere cosa ne pensate, anche dei rasoi, e grazie come sempre per vedere i video. Ciao, un abbraccio!